Amici, questa è una raccolta di immagini con brevi commenti. I vantaggi dovrebbero essere quelli di avere una scelta di argomenti per un possibile approfondimento e una narrazione veloce per non annoiare. Buona visione. Comincio con questa immagine che ha invaso la rete negli ultimi tempi, riguardante la comparsa a sorpresa di una figura inquietante durante la cerimonia di incoronazione del re Carlo d'Inghilterra. Naturalmente si tratterà di uno scherzo, però riporta a una icona leggendaria medievale, il Cristo mietitore, legato a sua volta alla diffusione della peste, soprattutto quella definita Morte Nera del 1348, a causa della quale pare che l'Europa abbia visto dimezzata la sua popolazione. La gente non capiva cosa stesse succedendo, cosa avesse diffuso la malattia e dava la colpa a demoni e streghe. Secondo l'ufologo William Bramley, però, potrebbe essersi trattato di irrigazioni di sostanze da parte dei Grim Reaper, specie di alieni che agivano coperti da cappucci neri e mantelli, allo scopo di ridurre la popolazione. A proposito di alieni, ecco una serie di antichi manufatti di origine messicana. Molti ci hanno visto una testimonianza di oggetti volanti e relativi passeggeri. Quando si parla di alieni, però, per me lo spazio esterno non c'entra. Si parla di invasori che giunsero nel nostro habitat da settori vicini, nel periodo dell'età dell'oro, che può significare la corsa all'oro. Arrivavano da ogni direzione ed erano diversi, anche se con lo stesso scopo. Le mitologie di tutti i paesi hanno dato volto agli dei del loro passato. In Russia e Grecia aggiunsero gli dei di Iperborea, più simili a noi nei tratti somatici, quasi tutti almeno. Volendo giudicare con i criteri estetici di oggi, avremmo degli dei belli e degli dei brutti. The winner is Apollo. Perun era quindi un dio della mitologia slava. Fa la sua comparsa nella cronologia dalla creazione del mondo intorno al 6415. Ma a che periodo corrisponde questa data? Questa iscrizione su un monumento a Tyumen in Russia ricorda che la città fu fondata nell'anno 7093 dalla creazione del mondo, che corrispondeva all'anno dell'era cristiana 1586. Facendo un breve calcolo, oggi siamo nell'anno 7530 secondo la cronologia slava. Quindi questo dio era ancora attivo 1000 anni fa. Una statua dalla simbologia molto complessa. Si tratta dell'idolo di Balaji in India. Sul ventre c'è persino l'aquila bicipite dell'impero romano. Queste creazioni invece vengono dalla Cina. Avorio lavorato a formare palline intarsiate all'interno di altre palline che sono all'interno di altre palline, eccetera, inseparabili. Attraverso i fori della sfera esterna sono visibili le sfere interne, mentre tutte possono ruotare indipendentemente l'una dall'altra. È inutile dire che sono state definite le palle del diavolo. Un serbatoio idrico di 1000 anni fa in Cambogia, attribuito alla civiltà Khmer, ancora perfettamente funzionante. In un tempio thailandese abbiamo invece delle piccole mummie di esseri strani con sembianza umana. Sembra che questo sia un amplificatore delle capacità mentali. Ricorda gli elmi che forse servivano a ricaricare energeticamente gli dei e gli eroi. Questi devono essere il loro culto moderno. Al posto delle setole qui abbiamo diamanti e altre pietre preziose, capaci anch'esse di catalizzare frequenze energetiche. Donna etrusca di più di 2000 anni fa, come dicono, è donna russa moderna. Inutile negare la somiglianza.
Tempio di Dioniso in Libano. Le colonne hanno un'altezza di 31 metri, come un palazzo di 10 piani. Si dice che sia stato costruito 1900 anni fa dai Romani. Questo è un affresco della fine del 1400, attribuito a Filippino Lippi. L'artista doveva avere una fantasia sfrenata, oppure qualche preciso ricordo della complessa e misteriosa civiltà antediluviana. Qui lo scalpello raggiunge vette irripetibili. Si tratta del Bambino con infante in una culla di Vimini del 1863 dello scultore Antonio Tantardini, ma forse alcune informazioni non sono corrette, per esempio metodo di esecuzione, data e autore. Come per questa maestosa statua di Ercole, in lega di mercurio e oro, restaurata e sistemata dietro l'altrettanto incredibile vasca di porfido rosso in Vaticano. Libri del 1800 con pagine dai bordi in rilievo, una tecnica abbastanza sofisticata. Il portale di una chiesa, prima sicuramente interrato e poi estratto dal fango. Forse anche la Transiberiana è stata tirata fuori dal fango. Altre colonne interrate a Sardi, in Turchia. Questi tasselli, inseriti fra i megaliti delle mura del Perù, ci dicono che sono stati tagliati dalle macchine in un secondo tempo per essere adattati alle crepe fra i blocchi. Anche quegli eccezionali costruttori a volte sbagliavano. Ma i loro discendenti non erano comunque alla loro altezza. Qui abbiamo la prova di una civiltà sui resti di un'altra civiltà, sempre in Perù. Il primo telefono cellulare, risalente al 1961, l'inventore fu l'ingegnere sovietico Leonid Kuprianovich. Antica statua ad Okinawa in Giappone e antica statua a Tula in Messico. Un popolo, una religione. Questo è un simbolo molto antico, lo troviamo anche sullo stemma di Firenze. Si dice che sia la rappresentazione del fiore di Giglio, ma sembra diverso. Probabilmente è un disegno puramente tecnico, un risonatore con antenna, già presente sugli obelischi. Anche queste colonne a spirale sono realizzazioni di tipo tecnico. Servono a torcere l'etere. Come già detto, nessun elemento architettonico dell'antichità era semplice decorazione. Ogni disegno aveva una funzione specifica. Come questa lavorazione che pende dal soffitto del tempio di Ilwara, in Rajasthan, in India. Non è un semplice intarsio, ma un dispositivo di frequenza. Anche qui probabilmente abbiamo risonatori e connettori. Si è parlato spesso della impossibilità di eseguire opere perfette con uno scalpello. È chiaro che queste opere si possono ottenere solo con le stampanti 3D. Poi si è parlato di pennelli magici in grado di affrescare soffitti, eccetera. Ora dobbiamo aggiungere anche le lime miracolose per quanto riguarda gli orologi. Infatti l'inventore Kulibin, soprannominato l'Archimede russo, nel 1767 creò un fantastico orologio come regalo per l'imperatrice Caterina II. All'interno c'era un meccanismo di oltre 400 parti. Questo orologio è la prova che a quei tempi esistevano tecnologie che consentivano la produzione in serie di molti minuscoli bulloni, ingranaggi e altri dettagli. Una conferma dell'alta tecnologia per quanto riguarda gli ingranaggi è data anche da questa cassaforte di una banca dell'Alabama di 110 anni fa. Nessun posto era mai sicuro e al riparo dai pericoli. Huayna Picchu, Perù, case sulla montagna in Cina. Ma quali erano i pericoli? Serpenti, diluvi, cannibali.
In sole 6 ore l'intelligenza artificiale è stata in grado di creare 40.000 nuove potenziali armi chimiche. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature. Gli scienziati hanno dimostrato quanto sia stato facile modificare l'IA per farla diventare uno strumento pericoloso e quanto lavoro risparmiato per i laboratori di ricerca specializzati in sostanze mortali. La frase "se voi suonerete le vostre trombe, noi suoneremo le nostre campane", attribuita a Pier Cappone, forse ha un significato più ampio, se si pensa alle trombe di Gerico e alle campane depotenziate dalla loro funzione originaria. Forse si trattava di una battaglia a suon di frequenza. Non solo Nazca. Dozzine di geoglifi sono stati trovati sul fondo dell'arido lago d'Aral. Chi ha creato queste immagini chilometriche migliaia di anni fa? Il prosciugamento del lago d'Aral ha presentato ai ricercatori un nuovo interessante enigma. La loro precisione matematica e le loro dimensioni sono sorprendenti. La larghezza delle linee è di 300 metri, la lunghezza va da 1,5 km a 8 km. Abbiamo anche i cavalli giganti, come gli alberi e gli uomini, e anche cervelli fuori dal comune, tutte tracce di un passato nascosto. Questo manufatto è stato scoperto nel 1916 a Nuri, in Sudan. È stato trovato durante gli scavi di una tomba. Manufatti simili sono stati trovati in altre tombe reali, ma non si è riusciti a spiegare il loro scopo.